GoPro, avvia registrazione. GoPro, registra video. GoPro, registra video. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire un qualcosa di particolare, un qualcosa acquistato per migliorare la qualità dei miei video che vado a pubblicare appunto sul canale YouTube, e parliamo di GoPro 10. Ho acquistato questa Action Cam per poter andare a sostituire le mie vecchie Action Cam, poiché io sono un simpatizzante della Xiaomi. Come avete potuto vedere sul canale, io utilizzo telefoni, Action Cam, tutto Xiaomi. Ho iniziato a pubblicare i miei video con la Xiaomi i4K e successivamente ho acquistato questa sempre Xiaomi i4K+. Però dopo quasi un anno di utilizzo ho deciso di migliorare i miei video e ho voluto fare un salto di qualità. Speriamo. E ho voluto per l'appunto acquistare questa GoPro 10. Ero molto indeciso su quale acquistare. Mi stavo orientando sulla Insta360 con modulo Leica con sensore da 1 pollice, poiché mi sembrava forse la migliore per poter realizzare i video che poi pubblico sul canale. Poi ragazzi, ho visto che c'era un'offerta per quanto riguarda questa GoPro 10 proprio sul sito ufficiale, dove danno insieme alla GoPro anche una seconda batteria denominata Enduro e in più una SD da 64 GB, e in più danno anche un anno per poter scaricare i file video direttamente nel cloud. Quindi abbiamo tutto compreso ad un prezzo di 429 euro, che non sono pochissimi ragazzi, ma calcolando che la Insta360 col modulo Leica, con il doppio display, la batteria maggiorata, comunque andavamo a spendere la stessa cifra. Quindi sono andato a prendere la GoPro 10. Spero solo di non aver fatto una minchiata. Questa sarà una recensione strettamente legata all'utilizzo di questa GoPro. Se la batteria ha una durata accettabile, se riesce a fare almeno 20 minuti 30 minuti di una ripresa continuativa per poter comunque realizzare un tutorial per l'installazione di un accessorio e quant'altro. Al termine del video riassumerò quello che sarà funzionale e quello che è meno funzionale, poiché ragazzi la GoPro a me non me l'ha regalata nessuno, come tutti gli acquirenti che sborsano 430 euro per comprare una GoPro devono avere il meglio. Detto ciò, andiamo intanto a fare l'unboxing del prodotto, così vi faccio vedere il pacchetto completo che mi è arrivato a casa con il corriere UPS. Siete pronti? Andiamo! È in dotazione anche una borsetta rigida, vorrei vedere con quello che si paga, con il marchio GoPro. Allora, vediamo cosa c'è al suo interno. Che cos'è? Un libretto che non so a che serve, neanche ci sono le spiegazioni per poter utilizzare al meglio quella stessa, è solo un questionario che lascia il tempo che trova. Però di bello abbiamo gli adesivi GoPro ragazzi, che questi possiamo metterli sul casco, sulla bicicletta, gagliardi, spettacolari.
Allora andiamo avanti, poi troviamo all'interno della confezione questo adattatore, unico adattatore da poter mettere sul casco, con la base adesiva, con l'adattatore della GoPro che andrà messa qua dentro e poi fissata con questo comodo bulloncino. Andiamo avanti, il cavetto di alimentazione con attacco USB, attacco C, che serve per ricaricare la batteria della telecamera. Poi abbiamo la batteria standard in dotazione con la GoPro. Poi, come vi dicevo, questa è la batteria denominata Enduro. Questa batteria dovrebbe, almeno dicono, garantire una durata superiore alla batteria standard in condizioni di temperature molto basse. Anche questo sarà da verificare, visto che questi giorni sta facendo abbastanza freddo. E poi questa SD da 64 GB. Ok. E questa è la nostra blasonata GoPro 10. Non è piccolissima, non è grandissima, è abbastanza pesantina, ma a me, ragazzi, tutto questo non interessa. A me non interessa metterla sul casco, non interessa una telecamera piccolina, a me interessa il doppio display dove posso vedere quello che vado a fare, il display grande posteriore e un'ottica che mi garantisca dei video di buona qualità. E qua sotto abbiamo le alette per poter collegare la stessa, che dovrebbero funzionare anche per dissipare il calore. La scomodità di questo cavetto è la prima cosa che ho notato per quanto riguarda questa GoPro, per ricaricare la batteria, perché se non abbiamo un caricabatterie dedicato ogni volta dobbiamo andare a collegare il cavetto con la presa C internamente alla GoPro e collegarla all'USB o un caricabatterie, perché altrimenti come facciamo a caricare la batteria? Dobbiamo acquistare un caricabatterie esterno per batteria GoPro. E questa è la prima cosa scomoda che ho trovato, a differenza della mia i4K. Chiaramente l'attacco per la presa di ricarica è interno, perché questa GoPro dovrebbe garantire almeno un'impermeabilità fino a 5 metri. E questo è tutto per quanto riguarda l'unboxing di questa telecamerina. Allora ragazzi, andiamo a fare la prima accensione di questa GoPro 10. Andiamo a inserire tanto la batteria e la schedina SD in questa fessura. Ok, e poi la batteria in questa maniera. Ok, e poi andiamo, e questo è il pulsante di accensione. Accesa. E dietro abbiamo il display, abbastanza grandicello, non enorme, ma comunque che ci consente di andare a vedere le funzioni principali. Iago, che ti fa? Comunque leggibile anche alla luce del sole. Devo dire che il display posteriore non è male, anche il display anteriore comunque, ragazzi, si vede abbastanza bene anche alla luce del sole. Almeno questo è un punto a favore. La prima cosa che mi chiede la telecamerina è di aggiornare il firmware. Allora, mettiamo un attimo la GoPro qua, poiché ho installato l'applicazione dal Play Store GoPro Quick,
e con questa applicazione possiamo controllare la GoPro. Controlla la tua GoPro. Possiamo controllare le funzionalità di questa telecamerina anche con il nostro smartphone, quindi possiamo attivare e disattivare il video, riproduzione, quindi riprodurre e bloccare un video se non vogliamo utilizzare i comandi vocali. Ok, vedete, appena ho attivato l'applicazione, quindi mi sono collegato con la telecamerina, mi dice che c'è da aggiornare il firmware. Vedete, nuove funzionalità, aggiunge compatibilità mod, max, frequenze, fotogrammi, e in teoria da questo firmware dovrebbe essere stato aggiunto anche la modalità di ripresa statica, che è quella che poi interessa a me per garantire una maggiore durata della batteria e comunque un surriscaldamento inferiore del processore. Aggiorna fotocamera, accetta e continua. Trasferimento e aggiornamento sulla fotocamera in corso, vedete? Sta aggiornando praticamente il firmware della stessa. Assicuratevi di avere la batteria carica, ragazzi, quando fate questo aggiornamento. Eccolo qua, 100%. Sta installando l'aggiornamento. Ok, avete visto? Ha aggiornato il firmware, è stata riavviata. Aggiornamento completato. L'aggiornamento è completato quando viene visualizzata l'anteprima in tempo reale della fotocamera sullo schermo posteriore. È stata fatta. Ok, andiamo a ricollegare la GoPro con l'applicazione. Ok, ci dice che l'aggiornamento è stato installato e qui, ripeto, possiamo controllare, vedete, quello che riprende la nostra telecamerina in tempo reale. Ok, allora abbiamo aggiornato la nostra telecamerina. Poi questa applicazione devo dire che è abbastanza ben fatta, perché dalle impostazioni possiamo andare comunque a scegliere il tutto senza entrare nel display della telecamerina. Abbiamo tutto a portata di mano: livello batteria, impostazione video, il controllo vocale, quindi la lingua che possiamo impostare in italiano, c'è tutto, lo spegnimento automatico. E infine quello che interessava a me è questo qui, eccolo qui, modalità prestazioni video. Clicchiamo su questo menu e qui ci dà queste tre opzioni: prestazioni video massime, durata batteria prolungata e video statico con 3 piedi, che è stato aggiunto per l'appunto su questo aggiornamento, che poiché lo stavo proprio aspettando. E possiamo mettere questa opzione video statico con 3 piedi, che dovrebbe consentire un livello, quindi una durata massima della batteria e un surriscaldamento inferiore della telecamerina con questa opzione. E andrò proprio a verificare, quindi in questi giorni la proverò, poiché, ragazzi, comunque scalda, anche essendo fuori e con temperature molto basse, devo dire che è abbastanza calda. Vedete, 4K con 3 piedi, però da qui poi ci possiamo impostare, quindi è solo 4K, o possiamo andare anche a modificare. Andiamo a vedere. 4K possiamo mettere
o 30 o 60 o 120 fps, però non ci dà la possibilità di niente, non si può fare o 4K o 5.3K in questa modalità con 3 piedi. Obiettivo ampio, infatti l'Hyper Mode non ce lo fa impostare, quindi è disattivato poiché siamo in modalità 3 piedi, quindi non serve praticamente lo stabilizzatore. Se invece andiamo a vedere con impostando l'altra modalità di risparmio batteria, andiamo a vedere se è possibile farlo anche in durata batteria prolungata. Andiamo a vedere se è possibile farlo anche in 2.7K. Allora andiamo a vedere dalla telecamerina standard. Ok, vediamo da qui se possiamo farlo. Possiamo scegliere la modalità, vediamo un po', 1080, possiamo scegliere 2.7K a 60 fps, ok? Quindi in questa modalità possiamo scegliere anche 2.7K a 60 fps, obiettivo ampio, e possiamo utilizzare anche l'HyperSmon per lo stabilizzatore di immagini. Questa penso che sia l'opzione migliore da poter comunque utilizzare a pieno la telecamera, far durare la batteria penso in maniera adeguata e farla scaldare meno. Questa sarà l'opzione che andrò a provare. Ok. GoPro, avvia registrazione. GoPro, registra video. GoPro, registra video. 3 volte. È partita. Quindi vedete anche 2.7K, 2.7K. A destra Xiaomi i4K, a sinistra GoPro 10, 2.7K, 60 fps. Quindi stessa risoluzione. GoPro, arresta video. Ragazzi, mi ero dimenticato di togliere la protezione, quindi rifacciamo la prova. Andiamo bene, proprio bene. Allora, rieccomi. GoPro, registra video. È partito subito stavolta, Vedete che... Quindi ecco qua la differenza, sempre destra Xiaomi i4K più 2.7K 60 fps, a sinistra GoPro 10 2.7K 60 fps. Quindi stessa risoluzione. Vediamo quale si vede meglio delle due. GoPro, arresta video. Allora, per comparare meglio le due telecamerine sono praticamente accostate. Adesso avvio anche la GoPro, così almeno vediamo proprio nella stessa posizione se registra meglio o peggio. GoPro, registra video. Ecco qua. Quindi a destra c'è la GoPro 10 con risoluzione 2.7K 60 fps, a sinistra la Xiaomi i4K più, sempre con 2.7K 60 fps. Così faccio anche la prova del microfono. Destra GoPro, sinistra Xiaomi i4K più. Almeno così abbiamo la prova sia video che audio. GoPro, arresta video. Allora, eccoci qua ragazzi, giorno successivo, mattina, temperatura intorno ai 2-3 gradi, quindi quale ottima occasione per andare a provare questa batteria denominata Enduro.
Le prove che andrò a fare in questa giornata sono per l'appunto vedere quanto dura la batteria in generale, quindi finché non si esaurisce, e vedere quanti minuti di registrazione video riesco a portare in maniera continuativa con la GoPro 10. La risoluzione che andrò ad adottare sono 2.7K a 60 fps, tanto è inutile ragazzi andare a registrare dei video in 4K o in 5.3K a 60 fps, perché per elaborare questi video ci vuole veramente un computer molto prestante, e soprattutto perché vengono fuori dei video pesantissimi da poter poi caricare su YouTube. A mio avviso è inutile ragazzi, perché tanto la qualità visiva che andremo ad avere sul canale YouTube è quella che è. È inutile fare filmati stratosferici, perché poi comunque la compressione va a rovinare il risultato finale. Andremo a vedere se questa GoPro 10 riesce a soddisfare le mie esigenze. Andiamo. Allora, ecco la nostra GoPro 10, schedina SD vuota inserita all'interno, così sarò facilitato per vedere quanti minuti registra di video totali. Inseriamo la nostra batteria enduro e andiamo a chiudere la telecamerina e andiamo ad accendere la stessa. Vedete, modalità batteria prolungata attiva, 2.7K a 60 fps. Vi faccio vedere le modalità di registrazione del video. Allora, 2.7K a 60 fps, obiettivo ampio, Hyper Mode alto, che sarebbe lo stabilizzatore, durata senza limiti e zoom 1x. Bitrate ho messo alto, otturatore auto, campo VE0, bilanciamento automatico, ISO da 100 a 1006, nitidezza media, colore naturale. Ok, vento auto, le impostazioni del microfono. Queste sono praticamente le impostazioni che andrò a utilizzare per questa prova. Siamo pronti e possiamo andare a sistemare la telecamerina. Si parte, via! GoPro morta ragazzi, stop, 1 ora e 10 di video continuativo. Direi che niente male, dai, niente male. Con questo firmware hanno sistemato un po' la situazione. È calda ma non è tutto questo fuoco, diciamo che è una cosa giusta, una cosa regolare. Come tutte le action cam si scaldano ragazzi. L'altra cosa che è positiva di questa action cam è il fatto che hanno una lente idrorepellente, quindi per quanto riguarda l'acqua, quindi ci vola via sulla lente. Allora mettiamo adesso la nostra telecamerina
sotto il lavandino, non so se mi sentite ancora, e quando esce fuori, la telecamera esce fuori, praticamente vedete non rimane nessuna goccia di acqua davanti all'obiettivo. A posto. Ragazzi, dopo l'immersione nel lavandino la GoPro si è inchiodata, non si spegne, non fa più nulla, è rimasta inchiodata. Anche se teniamo premuto il pulsante di accensione e spegnimento non succede nulla. Stop. Quindi in questo caso dobbiamo andare, acqua sembra che non è entrata, dobbiamo andare a togliere la batteria. E questo è il primo inceppamento. Allora, eccoci qua, abbiamo ripristinato la telecamerina, abbiamo tolto la batteria, abbiamo visto che acqua all'interno non è entrata e volevo consigliarvi una cosa. Per quanto riguarda l'orientamento del display vi consiglio di bloccare lo stesso, bloccare sia il display, vedete, con il lucchetto, quindi bisogna scorrere per sbloccarlo, e sia questo menu qui. Così vedete, vi dà l'orientamento sia orizzontale che verticale, andate a cliccare e lo bloccate l'orientamento in orizzontale, perché ogni volta altrimenti che andate a toccare la telecamerina dietro vi va a cambiare la modalità. Invece in questa maniera, vedete, quando lo schermo è bloccato non toccate nulla e rimane sempre diciamo la modalità video. Andiamo a vedere se registra. GoPro, registra video. Ok, è partita. Funziona tutto, vedete, avanti e indietro. Poi GoPro, arresta video. Ok, sembra che funziona tutto. Forse lo shock termico dal caldo all'acqua fredda, non lo so ragazzi, però adesso funziona tutto. Questa fottuta GoPro Hero 10 Black mi sta convincendo ragazzi. Adesso andiamo a vedere le potenzialità dell'applicazione GoPro Quick e poi chiaramente vediamo le conclusioni. Andiamo? Eccoci qua ragazzi. Allora, l'occorrente che ci serve per poter riversare i filmati eseguiti dalla GoPro o sullo smartphone o sul computer o direttamente sul cloud. La prima cosa che dobbiamo fare per riversare i file all'interno dello smartphone, bisogna attivare per l'appunto questa app che si scarica sul Play Store, e poi andiamo su GoPro e da qui abbiamo la possibilità di controllare la telecamerina o visualizzare il contenuto. Andiamo a visualizzare i contenuti. Ok, si è collegato e possiamo rivedere direttamente sul telefonino i file che abbiamo girato. Quindi questo è un video che ho girato questa mattina. Ok? Possiamo vederlo anche a schermo interno. Allora, arresta video. Per scaricare gli stessi possiamo anche farlo direttamente, qui ci sono due freccette e possiamo andare a selezionare gli elementi. Quindi possiamo selezionare questo, varie foto e video scattate e facciamo scarica. Se facciamo scarica li va a scaricare direttamente sullo smartphone, ok? E possiamo fare direttamente un montaggio. Se andiamo a vedere sul montaggio ci dice sta caricando ovviamente i file all'interno del telefonino. Ok, abbiamo salvato tutti i file video, foto e video all'interno dello smartphone. Adesso va a elaborare
per poter andare a montare un filmato, un breve filmato, per poter poi pubblicare in maniera istantanea sui social. E andiamo a vedere quello che possiamo fare con questa applicazione GoPro Quick. Ripeto, la versione full, dove abbiamo anche la possibilità di montare questi video, è data dal fatto che ci siamo iscritti sul sito GoPro, abbiamo pagato l'iscrizione sul sito GoPro, dove possiamo utilizzare a pieno questa applicazione e riversare i file all'interno del cloud. E ripeto, a un costo di 49 euro l'anno, che in questo caso erano compresi nell'acquisto della telecamerina. Vedete, praticamente fa tutto da solo, ragazzi. Crea la musica, crea i video. Ok? Se vogliamo modificare, mettere il testo, mettere qualcosa, aggiungere o eliminare, lo possiamo fare direttamente dalla timeline, o comunque dare a scegliere dei temi, action, questo vediamo com'è, action, ci va a modificare. Insomma, ragazzi, sono un'infinità poi di temi da poter applicare. Se vogliamo sostituire la musica, la durata, il formato per salvare 16 noni, 4 terzi, e poi qui facciamo salva. Una volta che ha salvato il filmato lo possiamo poi condividere sui social. È interessante, non è interessante? Oddio, per me questa cosa non è interessante, però tanti di voi la potrebbero trovare interessante. Allora, annulla modifiche, io non vado a salvare nulla. Connessione persa, chiaramente adesso ci ha scollegato la GoPro. Quindi questa è la prima fase per poter comunque scaricare i video all'interno del telefono e elaborarli con questa applicazione. Possiamo anche fare caricamento automatico sul cloud, possiamo scaricare direttamente i contenuti sul cloud. Ok, questo ci indica che dove c'è la spunta chiaramente abbiamo già scaricato i contenuti. Allora, sta caricando i contenuti che abbiamo salvato nel telefono direttamente nel cloud, vedete? Tramite la rete wifi di casa che abbiamo impostato. Poi possiamo andare a scaricare i file direttamente con il cavetto in dotazione. Andiamo ad inserire il cavetto nella presa C, ok, e andiamo a collegare lo stesso nella presa USB del computer. Questa praticamente è la cartella che ci apre GoPro Client Disk Volume, e dentro ci sono tutti i nostri file. Questo è il secondo modo per poter andare a riversare i video effettuati con la GoPro all'interno del PC. Andiamo a vedere adesso l'anteprima e come si vedono i video. Vediamo questo all'interno della vettura. Ragazzi, la modalità di luminosità dei display che non vi ho detto durante le prove è al 50%, non ho toccato nulla, è tutto di default, quindi a metà della luminosità, e devo dire che già al 50% si vede benissimo. Ok, questo era un video di prova e devo dire che si vede molto bene, ragazzi. È una foto che ho scattato con la GoPro, guardate che colori. Questa pure è un'altra foto scattata. Vabbè, comunque poi alla fine del video ve ne lascio, così vi faccio vedere poi la mia mascotte. Allora,
Questa è la seconda possibilità per poter riversare i filmati e le foto all'interno del nostro PC, o altrimenti sempre la possibilità di poterli chiaramente andare a trasportare nel cloud. Basta entrare con il nostro account. Ok, una volta che siete dentro potete andare a linee file multimediali, eccoli qua. Quindi una volta che siamo entrati nel cloud, nel nostro account, questi sono i video che abbiamo caricato dal telefonino. Per andare a rivedere i video basta cliccare sul video e abbiamo la possibilità di rivedere il nostro video. Ragazzi, la modalità di luminosità dei display che non vi ho detto durante... Possiamo anche caricare i contenuti direttamente dal PC. Basta andare a selezionare la cartella, vedete qui aggiungi contenuto, clicchiamo e ci apre questo menu, carica i tuoi contenuti, e andiamo praticamente nella cartella video GoPro che abbiamo scaricato dalla telecamera all'interno del PC per selezionare i video che vogliamo caricare nel cloud. Selezioniamo uno o più video da caricare nel cloud e poi facciamo apri, e da qui vedete ci va a dire che sta caricando questo file 1 giga e 2. Quindi vi ho fatto vedere come si caricano i file attraverso il cloud, come si può riversare i contenuti della GoPro all'interno del PC tramite cavetto. La terza possibilità è andare a togliere la SD, quindi togliamo la SD dalla GoPro e la inseriamo in un adattatore e andiamo a utilizzare direttamente la SD, e qui come di consueto troviamo tutto il contenuto. Detto questo, ragazzi, torniamo fuori per le conclusioni di questa GoPro 10. Ragazzi, allora abbiamo visto anche l'applicazione GoPro Quick, come si utilizza per scaricare i file sul telefonino o per riversarli nel cloud. Adesso dobbiamo tirare le somme di questa recensione. Andiamo a vedere le cose che mi sono piaciute di questa GoPro 10 e le cose che secondo me andrebbero migliorate. Mi è piaciuto il display sia anteriore che posteriore, poiché si vede molto bene anche alla luce diretta del sole. Questo display anteriore ci consente di comunque andare a fare un filmato senza necessariamente utilizzare l'applicazione GoPro Quick, poiché si vede all'interno dello stesso l'immagine che dobbiamo andare a catturare, e in più abbiamo a disposizione tutte le informazioni necessarie. Non ha lag, è molto fluido, si vede molto bene, a differenza di qualche recensione su YouTube dove diceva che il display anteriore aveva una sorta di velo. Io, ragazzi, non ho notato nessun velo e devo dirvi che la risoluzione di questo display si vede molto bene, è molto fluida, ripeto, non ha lag sia anteriormente che posteriormente. Per me i display sono promossi a pieni voti. Un'altra cosa che mi è piaciuta di questa GoPro 10, che in teoria avevo anche sulla mia Xiaomi i4K+, è il comando vocale, ma sulla i4K+ è solo in inglese. Invece in questa GoPro è stata inserita anche la possibilità di poter attivare i video in lingua italiana. Quindi se dobbiamo inserire questa GoPro su un cavalletto, su una ventosa o quello che sia per fare delle immagini statiche, non arriviamo a pigiare il pulsante per attivare il video. Se non vogliamo utilizzare l'applicazione GoPro Quick, possiamo semplicemente far partire il video col comando vocale. GoPro registra video in questa maniera, quindi anche se siamo a distanza possiamo far partire la registrazione del video una volta che abbiamo settato la modalità che preferita. Per bloccare il video facciamo GoPro arresta video. A mio avviso molto utile. Altra cosa che mi è piaciuta di questa GoPro 10 è la possibilità di sostituire la protezione della lente.
se si dovesse graffiare o rovinare, io con la mia i4K, la prima che ho avuto, ho dovuto sostituire tutta la lente per una caduta. Invece in questo caso andiamo a sostituire solo il vetrino di protezione, o in alternativa possiamo mettere dei filtri, o in alternativa ancora mettere un grandangolare o quant'altro. Altra cosa che mi è piaciuta di questa GoPro 10 è la qualità dell'audio che viene catturato. I microfoni esterni lavorano molto bene, poiché attivando l'opzione vento, che in teoria è attivata di default, va a sopprimere tutti i rumori esterni che ci circondano, quindi va a filtrare l'audio che va a registrare. Infatti, se fate caso dove ho confrontato la GoPro 10 la i4K+, si sente in maniera molto netta la differenza dell'audio. La GoPro, se io non parlo, è praticamente muta, non si sente nulla dei rumori che mi circondano, a differenza della 4K+, che ha molto fruscio e cattura un'infinità di rumori esterni. Quindi anche questa cosa mi è piaciuta. Un'altra cosa che mi è piaciuta è l'altoparlante esterno per riascoltare i filmati che abbiamo fatto, che sulla mia i4K+ era una cosa indecente, ragazzi. Invece su questa GoPro 10 hanno messo l'altoparlantino esterno coperto da questa protezione. Mi raccomando, non andate a tirare questa cosa perché non è assolutamente uno sportellino, andate a rompere l'altoparlante. E anche il suono, praticamente vedete non rimane nessuna goccia di acqua davanti all'obiettivo, vedete, come invece a differenza della GoPro 9 che praticamente rimaneva un po'. ok. Quello che invece non mi ha convinto di questa GoPro 10 è il fatto che dobbiamo ogni volta andare ad aprire lo sportellino della batteria per poter collegare il cavetto compresa C per scaricare i filmati o ricaricare la batteria stessa. Se dobbiamo mettere un microfono esterno dobbiamo tenere aperto lo sportellino o toglierlo direttamente per poter collegare l'adattatore, o in alternativa dobbiamo acquistare la protezione esterna, un involucro dove si mette la GoPro, che ci sono poi le varie uscite per un supporto di un microfono, per un supporto di un faretto a LED e quant'altro. Però secondo me è molto scomoda perché dobbiamo ogni volta smontare il tutto. Altra cosa che non mi è piaciuta di questa GoPro è il fatto che non ha una vite fotografica per poter collegare la stessa su un cavalletto, su un supporto. Ha, come di consueto, queste cacchio di alette per collegare gli adattatori e non hanno inserito una vite fotografica. Ma io dico, GoPro, 430 euro. Ma vogliamo mettere un cazzo di vite per poter collegare la stessa su un cavalletto? No, dobbiamo per forza mettere un adattatore e collegarla poi su un cavalletto, come ho fatto io. Ho rimediato un supporto di una GoPro cinese vecchia che avevo, che in teoria era un supporto da manubrio, l'ho adattato ed ho inserito questa GoPro sul cavalletto. Ragazzi, a me sta cosa non mi è andata giù. Voi direte, ma dopo tutto questo pippone che ci hai fatto, ma questa cazzo di GoPro 10 secondo te vale o non vale la pena acquistarla? Ha soddisfatto le tue esigenze? Questa fottutissima GoPro mi ha convinto. Ero partito, ma non scettico, di più. Già pensavo di aver acquistato un prodotto che comunque non avrebbe soddisfatto le mie esigenze e già mi stavo incazzando. E devo dire che invece prova su prova, prova audio, prova video, alla fine questa cazzo di GoPro 10 mi ha convinto. Dimenticavo una cosa molto importante, ragazzi, mi stavo dimenticando. Se non vi iscrivete al canale siete proprio delle brutte persone. Ciao belli.